Oggi Total Pink solo per voi. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato finalmente questa meravigliosa camicetta che sto indossando proprio adesso. Ovviamente per questa primavera-estate non poteva di certo mancare un progetto Granny ed eccolo qui. Anzi, faccio un appello, tirate fuori tutti gli avanzi che avete a disposizione, proprio come ho fatto io, per realizzare questo progetto che tra l'altro potrete anche personalizzare non solo nella taglia ma anche nel modello stesso. Se vi va potete realizzarlo anche con una manica più lunga. Però io ho subito pensato all'estate perché sapete che è la stagione che più adoro. Comunque ho realizzato una taglia M con queste bellissime nuance del rosa, ma potete davvero sbizzarrirvi, utilizzate tutte le colorazioni perché è un progetto Granny e per questo motivo più colori utilizzate più il vostro progetto sarà bellissimo. In totale ho utilizzato 300 grammi di filato che ho lavorato con l'uncinetto 3,5. Ho usato anche l'uncinetto numero 3 per le varie rifiniture. Anzi, principianti all'ascolto, non vi preoccupate perché vi mostrerò ancora una volta una tecnica per andare ad assemblare tutti i vari pezzi di questo progetto in maniera super facile e veloce. Io spero che questo progetto sia di vostro gradimento e che proverete a replicarlo. Tra l'altro ho utilizzato anche dei bottoncini. Io come sempre vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando. A questo punto vi porto direttamente al tutorial di oggi, mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità e mi raccomando seguitemi anche sui vari social perché sono molto attiva per non perdervi tutte le anteprima, i vari spoiler, insomma rimanete sempre sintonizzati. A questo punto sigla! Per la camicetta dobbiamo realizzare innanzitutto 3 pannelli, uno dietro e 2 davanti. Per il pannello dietro ho avviato un numero di catenelle multiplo di 3 più 1, per cui ho avviato 75 catenelle più 1, 76. In questo modo ho potuto lavorare il punto Granny, infatti io vi mostrerò l'esecuzione del punto per la realizzazione dei 2 pannelli davanti. Tanto il procedimento è uguale, cambia il numero di catenelle. Il mio pannello misurerà 46-45 cm e avrà un'altezza da 42 cm. Se desiderate la camicetta più lunga, ovviamente andrete avanti con le righe appunto Granny. Io mi sono fermata a questa altezza perché per me va più che bene. Mentre per quanto riguarda la larghezza, come regolarvi? Io mi regolo sempre andando a misurare la circonferenza del mio seno, che ricordo essere 84, però a dirvi la verità per questo progetto e per un altro progetto sono andata ad occhio. Ho fatto un tot catenelle, le ho messe proprio sul seno per misurare un attimino e mi sono regolata così. Infatti qui siamo a 46 cm, siamo un po' abbondanti rispetto alla mia taglia reale perché almeno avrei dovuto avviare non 46 ma 42 cm, quindi sforo di 4 cm, il che non mi dispiace, anche perché se mi conoscete da tempo sapete che mi piacciono i progetti un po' over, un po' più comodi. Mentre per le 2 metà davanti non ho diviso le 75 catenelle per 2, le ho riportate su un pannello e sull'altro perché dovevo tenere sempre in considerazione il multiplo di 3 più 1, per cui per ciascun pannello ho avviato 39 catenelle più 1 per un totale di 40. Quindi praticamente mi ritrovo 80 punti sulla parte davanti rispetto ai 75-76 sulla parte dietro, ma poco cambia perché tanto poi andremo ad inserire i bottoncini, per cui un po' di margine mi occorre, poi andremo a realizzare lo scollo della camicetta. Quindi questo era tutto, il progetto è super facile e veloce e ve ne renderete conto. Vi riporto direttamente alla realizzazione del pannello davanti. Stesso procedimento lo ripetete anche sul pannello dietro avviando molte più catenelle in base ai centimetri della vostra taglia e insomma tutto rimane tale e quale. Faccio un cappio e avvio un numero di catenelle multiplo di 3 più 1, in questo caso ne avvierò 40, quindi 39 più 1 40 e poi aggiungerò una 41esima catenella per ritornare indietro a punto basso. 40, 41 che mi serve per ritornare indietro a punto basso, infatti a partire dalla seconda catenella inizio a lavorare il primo punto di 40.
39esimo punto basso, 40esimo ed ultimo. Faccio una catenella, giro il lavoro e inizio la prima riga a punto granny. Dobbiamo iniziare la primissima riga sempre in questo modo. Intanto vado a fare un punto alto che sostituisco con i 2 punti bassi. Nello stesso punto aggiungo un secondo punto alto per un totale di 2. Poi prendo il filo, salto 2 punti e a partire dal terzo inizio a lavorare i gruppi di 3 punti alti. Il primo, e poi ripeto, salto 2 punti bassi e dal terzo faccio il secondo gruppo di 3. Questo vale soltanto per la primissima riga, perché dalla riga successiva in poi lavoreremo in ciascun spazio tra un gruppo e l'altro. Salto 2 punti e a partire dal terzo inizio con il terzo gruppo. E procediamo in questo modo per tutta questa riga. Sto per terminare la riga, quindi faccio l'ultimo motivo di 3 punti alti, 1, 2, 3, ci rimangono gli ultimi 3 punti, i primi 2 li saltiamo e nell'ultimo punto facciamo i 2 punti alti proprio come abbiamo fatto all'inizio e abbiamo chiuso così la primissima riga a punto granny. Andiamo a lavorare la seconda, che è un po' diversa ma altrettanto facile. Inizieremo con un primo punto alto che io sostituisco con i 2 punti bassi, ma potete fare anche le 3 catenelle. Si prende il filo e si lavora il gruppo di 3 punti alti tra i 2 al di sotto e il primo gruppo di 3. Questo vale soltanto quando si lavora la seconda riga. Prendo il filo, salto il primo gruppo e vado direttamente tra uno spazio e l'altro, cioè tra un gruppo e l'altro, no? Terzo punto alto. Quindi salto tutto quello che ho al di sotto e vado tra un gruppo e l'altro. 1, 2, 3. E continuo in questo modo per tutta la riga. Penultimo gruppo di 3, l'ultimo lo andiamo a lavorare tra un gruppo di 3 e i 2 punti al di sotto. Ripeto, questo vale soltanto quando si lavora la seconda riga. Vabbè che adesso vi rimostro tutto velocemente, quindi termino la riga proprio allo stesso modo di come l'ho iniziata, salto il primo punto e vado nel secondo e faccio un punto alto. Quindi per andare avanti con la costruzione dei pannelli basterà ripetere la prima e la seconda riga. Rivediamo di nuovo la prima. 2 punti alti, no? Per cui vado nel primo punto e sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi e nello stesso vado a lavorare un secondo punto alto. Poi vado direttamente allo spazio tra un gruppo e l'altro, non qui mi raccomando, ma qui. È importante, se andate a lavorare questo gruppo tra il punto alto al di sotto e il gruppo da 3, andate a fare un aumento che in questo caso non serve. Poi prendo il filo e continuo fino a terminare tutta la riga. Ovviamente come terminiamo questa primissima riga? Andando a ripetere quello che abbiamo fatto prima. Ve lo dico, ve lo anticipo e ci vediamo direttamente per la seconda. Andrò a lavorare l'ultimo gruppo di 3 punti alti tra un gruppo e l'altro al di sotto, ricordatevi questo, proprio qui. E da qui andate a chiudere la riga nell'ultimo punto alto con 2 punti alti, semplicissimo. Secondo punto alto, ecco quello che vi dicevo prima. Catenella e facciamo la seconda riga, quindi lavoreremo un punto alto
che io sostituisco con i 2 punti bassi al solito. Stavolta andiamo a lavorare il primo gruppo tra i 2 punti alti e i 3, proprio qui, e termineremo la riga allo stesso modo. E poi da qui ovviamente passo allo spazio successivo e lavoro 3 punti alti. È molto facile. Vedo che in generale si ha difficoltà a iniziare la lavorazione a puntogranni a pannello perché ci si confonde un po', ma come avete visto è super semplice, per cui continuo e ripeto. Terminato il primo blocco di 4 righe in rosa, vado a spezzare un attimino con la colorazione panna, poi uso una seconda colorazione, panna, terza colorazione, sempre 4 righe, panna, quinta ed ultima colorazione, e poi ripeto questo primissimo blocco per un'altra volta finché poi non termino con l'ultimo blocco riprendendo il colore primario, ma utilizzate tutto ciò che avete a disposizione proprio come sto facendo io. Io ho fatto una lavorazione a punto granny costituita da 44 righe. Nel mio caso i 2 pannelli davanti misureranno 23 cm, compresa la rifinitura a punto basso, per un'altezza da 44-45 cm. Bene, una volta terminate le 44 righe a punto granny, posso procedere con il rifinire il pannello rettangolare. Quindi vado a chiudere allora il punto alto. Quindi intanto faccio una catenella, giro il pannello e sempre con lo stesso colore procedo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante. Ovviamente al termine delle righe ci ritroveremo un punto in più, nel mio caso ho 41 punti, ma devo riportarmi ai punti iniziali, 39 più 1, 40. Quindi cosa faccio? I 2 ultimi punti li vado a lavorare insieme facendo una diminuzione. Entro nell'ultimo e prendo il filo, 3 asole e chiudo tutto, per cui ho 40 punti. Però devo fare il cambio colore e prendo entrambe le varianti intanto per bloccare in questo modo, così ho fatto per tutte le altre righe, e poi prendo soltanto la variante panna e faccio una catenella. Questa la posso pure tagliare, quindi faccio di nuovo una riga a punto basso. Nel frattempo mi sono portata sul dritto del mio lavoro. Vado a lavorare i miei 40 punti. 2, 3, 4, 39, 40° punto. E adesso andiamo a rifinire pure gli altri 3 lati. Faccio una catenella, cambio anche il numero di uncinetto, passo al numero 3 per entrare facilmente all'interno dei punti alti. Quindi sempre nello stesso punto faccio un punto basso, la catenella non conta come punto, mi serve soltanto per girare. Poi in ciascun punto alto che mi ritrovo, in ciascuna riga, vado a fare 2 punti bassi. Quindi entro nel punto alto che ho al di sotto, senza dilatare troppo i punti, e vado a fare un primo e un secondo punto basso. Poi passo alla riga successiva, entro e faccio 2 punti bassi. Riga successiva, entro nel punto alto e faccio altri 2 punti bassi. È davvero semplicissimo. Considerate quindi 2 punti bassi per ciascuna riga. 1 e 2. Quindi qui ho 4 righe a punto granny, avrò un totale di 8 punti. Poi ho la riga nella variante panna, quindi faccio 1 e 2. Nel frattempo mi lavoro tutte le code del cambio colore. Quindi continuo, poi vado a lavorare gli ultimi 2 punti bassi nell'ultima riga a punto granny, un punto basso nella riga a punto basso, e qui vado a fare un punto basso, una catenella e un punto basso, e poi vado a lavorarmi 40 punti che ho
qui sulle catenelle e ripeto la stessa operazione dall'altra parte finché non terminiamo il giro. Una volta terminato il giro vado a fare l'ultimo punto basso dove ho lavorato il primo e poi vado a fare la catenella che mi serve per formare l'angolo, anche se non conta come punto, con ago e filo. Nel frattempo ho cambiato colorazione, non so se lo percepite. Penso di sì, perché questa variante panna è terminata, ma siccome è un progetto Granny e possiamo utilizzare tutti gli avanzi che abbiamo a disposizione, non ci creiamo alcun problema, insomma. Entro nel primo punto, al centro dell'ultimo, e vado a nascondere per bene il filo in eccesso, blocco ovviamente, e il nostro primo pannello davanti è così pronto. Misurerà 23 cm e avrà un'altezza da 45 cm come il pannello dietro. Realizzato il primo, ovviamente realizzeremo anche il secondo e qui abbiamo anche il pannello dietro, quindi possiamo andare a comporre la nostra camicetta. Dunque adesso andremo a cucire le due zone che coincidono con le mie spalle, con le spalle in generale, e poi andremo a realizzare questo scollo esattamente in questo modo. Io vi darò sia i centimetri che è il numero di punti che ho preso in considerazione, giusto per darvi un'idea, una linea guida, ma sappiate che io non ho fatto alcun calcolo, anche qui sto andando completamente ad occhio. Intanto dobbiamo formare queste due pieghette in questo modo, appunto come una camicetta, no? Allora, io ho lasciato esattamente 15 punti liberi da una parte e 15 punti liberi dall'altra parte. Sono andata a segnare col marcapunti il 16° punto a partire dall'angolo da sinistra, stessa cosa dall'altra parte, quindi in termini di centimetri stiamo parlando di 8 centimetri liberi. Poi dal marcapunti fino al primissimo punto, senza contare la catenella dell'angolo, ho 25 punti che corrispondono a su per giù 13 centimetri. Questi 25 punti corrispondono esattamente ai 25 punti che ho sul pannello dietro, quindi andiamo a contare anche qui a partire dall'angolo 25 punti e segniamo il 25esimo. Stessa cosa ovviamente dall'altra parte. Io spero tutto sia chiaro, ma penso di sì. Quindi la parte dello scollo sulla parte dietro nel mio caso equivale a 15 centimetri. Riprendo il filo, in questo caso il bianco perché ho questo, mi dispiace che è bianco perché sicuramente non riuscirete a vedere chissà cosa, però insomma non è un passaggio difficile perché bisogna andare a cucire i 25 punti. Ovviamente metteremo i nostri pannelli dritto contro dritto, per cui entro nel primo punto tralasciando l'angolo, mi raccomando non ci importa, più il primo punto del pannello dietro. Potete fare questa operazione con ago e filo, ve lo dico sempre, io mi trovo più comoda così. Utilizzate le tecniche con cui vi trovate meglio, questo per me è molto più veloce, la cucitura è duratura, poi non perdo la pazienza insomma con ago e filo. Se vogliamo possiamo fare anche un cappio, quindi lo faccio passare attraverso due punti. Intanto blocco con una catenella, rientro negli stessi punti e faccio un punto basso. Con il penultimo e come notate tutto coincide, quindi vado a bloccare il 25esimo punto del davanti con quello del dietro, 1 e 2, faccio una catenella di sicurezza, stacco il filo e me lo vado a riportare qui all'interno dei punti, lo avvolgo, lo arrotolo, insomma così lo fisso per bene. Ripetiamo ovviamente la stessa operazione dall'altra parte, quindi possiamo agganciarci direttamente da qui
e terminare la cucitura. In questo modo abbiamo la cucitura sullo stesso lato, oppure giriamo il lavoro e iniziamo sempre dall'angolo, come preferite, tanto i punti sono uguali. Bene, una volta cucite le due zone delle spalle abbiamo realizzato lo scollo. Ho già indossato il progetto perché stavo valutando di andare a realizzare qualche riga per la manichetta e credo lo farò. Comunque porto tutto sul dritto, questo poi sarà il risultato. Lavorazione super pulita. Ora occupiamoci dello scollo. Ho già contato i punti, ho 15 qui, 15 qui, 30 e 26 punti sulla zona dietro, quindi in totale ho 56 punti. Voglio riprendere il punto granny, che si sviluppa su un numero multiplo di 3 più 1, quindi dobbiamo fare qualche calcolino e nello stesso tempo dobbiamo lasciare liberi dei punti all'inizio sulla parte davanti. Sono già tutti i calcoli che ho fatto. Inizio a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segno l'ottavo punto, lascerò 8 punti liberi da una parte e 8 punti liberi dall'altra parte, appunto per formare lo scollo della camicetta. 56 punti meno 16 punti, 8 più 8, facciamo 40 punti. 40 è il multiplo di 3 più 1, 39 più 1, per cui posso ripartire con il filato e andare a riprendere il punto granny. Riprendo il filato e mi aggancio non nel punto segnato col marker, ma nel punto successivo. Quindi mi aggancio intanto così, blocco con una catenella, vado a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi al solito e inizio lavorando il punto granny. Quindi sempre nello stesso vado a fare un secondo punto alto, salto 1, 2, vado nel terzo punto e lavoro 3 punti alti. 1, 2, 3. Salto 1, 2 punti e a partire dal terzo ripeto il punto granny. 1, 2 e 3. I punti della cucitura non li calcolo assolutamente, quindi 1, 2 e a partire dal terzo vado a lavorare il punto granny. 1, 2 e 3 e quindi procedo in questo modo fino a terminare la riga. Ovviamente anche qui salto 1, 2 punti, vado direttamente nel terzo, quindi i punti già bloccati dalla cucitura non li conto perché altrimenti mi salta il multiplo. Potevo anche tenerli in considerazione, ma non l'ho fatto di proposito. Quindi 1, 2, vado direttamente nel terzo. 1, 2, 3. Quindi in base anche ai centimetri e ai punti che vi ritrovate voi, in caso di una taglia diversa dalla mia, considerate sempre per la zona del colletto un multiplo di 3 più 1. Se per esempio non riuscite a ricavarlo, allora tenete in considerazione i punti che avete già bloccato con la cucitura, quindi c'è sempre un escamotage. Quindi vado a chiudere la riga con gli ultimi 2 punti alti e posso procedere con la riga successiva. Quindi faccio una catenella. Per la riga successiva dobbiamo fare degli aumenti perché voglio che il mio colletto sia con la punta ad angolo, no? Sia da una parte che dall'altra parte, un po' svasata per intenderci. Quindi cosa faccio? Se per i pannelli davanti e dietro ho realizzato un punto alto e a partire dallo spazio successivo 3 punti alti, questa volta inizio sempre con un aumento. Per cui giro il mio lavoro. Da questa riga in poi faremo l'aumento ad inizio e a fine riga, quindi lavoreremo sempre 2 punti alti nel primo punto, che io vado a sostituire con i 2 punti bassi. 1 e 2. Ok. Poi spazio successivo continuiamo con i 3 punti alti
e in ciascun spazio sottostante lavoreremo 3 punti alti, come abbiamo sempre fatto con la realizzazione degli altri 2 pannelli. Non appena terminiamo la nostra riga, nell'ultimo punto alto lavoriamo sempre 2 punti alti, catenella, giriamo il lavoro, sempre nel primo punto facciamo l'aumento di 2 punti alti. E proprio perché nelle righe successive dobbiamo continuare a fare degli aumenti, lavoreremo sempre il primo spazietto che ci ritroviamo a disposizione, proprio come ho fatto io durante questa seconda riga, e continueremo in questo modo per le righe successive. Bene, ho terminato anche il colletto e in totale ho fatto 4 righe con una colorazione 5, 6, 7 e ho terminato con l'ultima riga a punto basso normale. Nel mio caso misura 7 cm. Ero indecisa se continuare per altre 2 righe a punto granny, però alla fine l'ho indossato anche così ad occhio, guardate, mi sembra che vada più che bene. Voi che dite? Io penso che va bene così, no? Comunque, come vi dicevo prima, ad inizio e fine riga ho fatto sempre l'aumento, ho iniziato sempre con i 2 punti alti come vi dicevo prima e in ciascun spazio, proprio all'inizio e a fine riga, ho sempre fatto i 3 punti alti, a differenza dei pannelli davanti e dietro. Questo è importante, in questo modo il colletto non sarà retto. Poi nel frattempo mi sono portata anche avanti, vi dicevo che stavo valutando l'idea di realizzare un po' la manichetta, quindi volevo allungarla un po' e così ho fatto. Anche qui non ho fatto alcun calcolo, sono andata ad occhio regolandomi con le righe a punto granny, quindi ho preso in considerazione le prime 14 righe da una parte e le prime 14 righe dall'altra parte, nonché i 3 blocchi. Questi 6 blocchi alla fine, perché se apriamo il nostro progetto, qui abbiamo il pannello dietro e qui abbiamo quello davanti, i blocchi da considerare sono 6. Nel mio caso corrispondono a 61 punti, sempre multiplo di 3 più 1, mi raccomando, perché io ho continuato a punto granny. Questa volta, al contrario del colletto, ho preso in considerazione anche i punti della cucitura, perché altrimenti non riuscivo ad ottenere un numero multiplo di 3 più 1 tenendo in considerazione soltanto i 6 blocchi. Quindi qui ho fatto in totale 5 righe. Poi anche qui ho terminato con la riga di rifinitura a punto basso. La manichetta misura 34 cm, quindi siamo in linea con le dimensioni della circonferenza del mio braccio. Come notate, le colorazioni sono casuali. Mi è rimasto davvero ben poco e cercherò di riuscire a realizzare anche l'altra manica. Poi ovviamente con il bianco riuscirò a fare tutte le cuciture. Comunque vi mostro il passaggio delle maniche, quindi giro il mio lavoro. Ovviamente la manica potrete farla anche più lunga oppure, perché no, fino al polso, insomma potete personalizzarlo il progetto. Io sto realizzando chiaramente una versione estiva, quindi farò il tutto a mezza manica. Allora, prendo in considerazione i primi 3 moduli. A partire dalla primissima riga in rosa vado a segnarmi il primo punto dei 2, che esattamente è questo. È in teoria l'ultimo punto di questo modulo. Quindi 1, 2 sarebbe questo, però contiamo sempre perché non si sa mai. Io in teoria da questo punto a questo marker dovrei avere 61 punti, contando anche, vi ripeto, i punti che ho preso per la cucitura della spalla. Mi aggancio nel primo punto con una catenella, poi entro sempre nello stesso, mi alzo a punto alto con i 2 punti bassi e la primissima riga la inizio con i primi 2 punti alti, proprio come la zona del colletto. Poi salto 2 punti, vado nel terzo e vado a lavorare il primo gruppo di 3 punti alti e così via fino alla fine della riga. Poi vi faccio vedere meglio qui. Terminata la prima riga, inizio la seconda riga con la seconda colorazione, chiaramente stavolta inizio lavorando un primo punto alto e lavoro il primo spazio col gruppo di 3 punti alti. Nella riga successiva vado a ripetere la prima riga, quindi 2 punti, salto lo spazio tra un punto e i 3 e vado direttamente nel successivo, mi raccomando, altrimenti creiamo l'aumento come la zona del colletto. Scusatemi se sono ripetitiva, ma si fa presto a sbagliare
fare proprio durante la lavorazione della primissima riga. Comunque e così via per un totale di 5 righe a punto granny, e poi andiamo a chiuderci lavorando un punto basso in ciascun punto in maniera normale. Andiamo insomma a rifinire la zona. Dunque ho allungato la mia manichetta di 7 cm, forse ve l'ho detto, praticamente gli stessi centimetri del colletto. A questo punto non mi rimane che andare a cucire sia la zona del busto che la zona del giro manica. Dunque avrei due opzioni: o andare a rifinire il tutto senza andare a cucire prima la zona del busto, così vado a rifinire anche la zona del colletto, oppure, visto che comunque qui abbiamo pochissime righe, potrei andare a cucire tutto sul rovescio e poi, una volta che tutto è cucito, vado a fare un ultimo giro di rifinitura, e credo che farò proprio così. Mi ritrovo lo stesso numero di punti sia da una parte che dall'altra. Faccio questa operazione sempre con l'uncinetto numero 3 per facilitare il passaggio. Vado a fare un cappio e vado a cucire a punto basso, per cui mi inserisco nel primo punto del lato più lungo, quindi zona busto, fianchi per intenderci, e l'altro punto che corrisponde. Tiro fuori il cappietto e intanto blocco con una catenella, entro sempre nello stesso punto, vado a fare un punto basso, quindi punto successivo con punto successivo e chiudo a punto basso, terzo punto con terzo punto e faccio un punto basso, e così via lungo tutti i punti bassi che mi ritrovo. Appena arriviamo alla zona delle maniche, vediamo come andare a cucire. Vado a lavorare un punto basso anche nei punti dove ho lavorato il punto granny, giusto per non avere spazietti vuoti, e poi vado a lavorare i punti alti di ciascuna riga. In ciascun punto alto faccio come sempre 2 punti. Entro prendendo tutte le asoline in modo da fare una cucitura molto pulita. Quindi bisogna avere pazienza, ma sono poche righe, quindi lo si può fare. Uno, e l'altro lo faccio nel punto successivo, sempre della stessa riga, sempre nello stesso punto alto ma più avanti. E 2. Ok, poi punto alto successivo, 1 e 2. Poi in un secondo momento vado a nascondere le code che ho. E 2, quindi punto alto successivo con punto alto successivo, 1 e 2, ultima riga con ultima riga a punto alto, poi abbiamo quella a punto basso, quindi 1 e 2. Queste codine sono super fastidiose, se avessi ripulito prima il lavoro era un'altra cosa, ma non fa niente. 1 e 2 e chiudo. Volendo potremmo andare a rifinire tutto il bordo superiore del giro manica, quindi proprio da dove ci troviamo entriamo sempre nel primissimo punto e facciamo un punto basso, e già ci troviamo sulla zona del dritto, e quindi vado a rifinire un punto basso in ciascun punto, così avrò il secondo giro di rifinitura sia sulla manica e non si vedrà lo stacco tra una cucitura e l'altra, e il secondo giro di rifinitura del resto del capo. Allora, ho gli ultimi punti, ho terminato il giro, lavoro anche questo, quindi cosa faccio? Stacco un po' di filato, vado a fare un'asola invisibile, entro al centro dell'ultimo, perfetto, quindi blocco il filo. Mi raccomando, tutto questo eccesso poi lo andiamo a nascondere nella cucitura stessa, questo è chiaro. Io lo farò in un secondo momento. Ok, quindi questo sarà il risultato della cucitura. Vi faccio vedere velocemente e poi vado a ripetere lo stesso lavoro dall'altra parte. Ecco qui la cucitura.
Questo ovviamente è il rovescio del lavoro. Non appena svoltiamo il tutto, guardate che lavoro super pulito. Successivamente andremo a pareggiare questo scalino, ecco perché ho deciso di fare il secondo giro di rifinitura soltanto dopo aver assemblato i vari pezzi. E qui invece la cucitura nella zona dell'ascella, per intenderci, come notate non si vede nulla. Lavoro super pulito e tra l'altro non mi dispiace affatto aver lavorato un secondo giro a punto basso, perfetto. Bene amiche ed amici, ho terminato quasi il tutto. Come vi dicevo prima, non mi rimane che andare a rifinire tutti i pannelli, così vado a pareggiare lo scalino che si forma sia a destra che a sinistra, al contrario, sia a destra che a sinistra, lungo la zona davanti più il colletto, perché non mi va di lasciarlo così. Guardate che sono carine le manichette. E poi solo alla fine andrò ad applicare i miei bottoncini. Stavolta prendo l'uncinetto di lavorazione, ovvero il 3,5, perché altrimenti ho paura di stringere un po' la lavorazione con l'uncinetto più piccolo, numero 3. Allora mi aggancio in un punto qualsiasi, come al solito anche qui sul dietro, ma tanto non si vedrà nulla perché inizio con una catenella, poi a fine giro diverrà un punto basso con ago e filo stesso, con la chiusura invisibile. Quindi molto tranquillamente vado a lavorare un punto basso in ciascun punto basso sottostante. Niente di più, niente di meno. Vado a lavorare un punto basso anche nei punti che ho preso per la cucitura, quindi qui e qui. Ok. E poi passo al punto successivo. E procedo semplicemente in questo modo. Dunque io vi mostrerò questo passaggio molto velocemente perché non c'è nulla di complicato, di difficile. Sono passaggi che più o meno vi ho sempre mostrato. È ovvio che quando arriviamo all'angolo, in ciascun angolo, andremo a fare l'aumento di 3 punti oppure un punto basso, una catenella, un punto basso. Ora ci stiamo arrivando e vi mostro. Allora, sto arrivando all'angolo, ho un punto basso qui, un punto basso successivo, l'ultimo, e poi se vi ricordate ho la catenella. Non riesco ad entrarci perché è un pochettino stretta, quindi passo all'uncinetto 3 e cerco di entrare in questa catenella perché mi occorre. Ok, e proprio qui vado a fare 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Poi vado a lavorare il punto basso che un po' si nasconde. Ok, riprendo l'uncinetto 3,5 e procedo lavorando un punto basso in ciascun punto. Ora vi faccio vedere come ho svoltato l'angolo e comunque l'ho insomma accentuato un po'. Eccolo qui. Poi ovviamente una volta che andiamo a finire il nostro capo lo andiamo a stirare per bene con un panno in cotone al di sopra per non danneggiare sia il filato stesso che comunque la trama, o ancora meglio prima lo andiamo a lavare un attimino, diamo una sciacquatina, giusto una pulita e poi procediamo con tutto il resto. Comunque procederò in questo modo, come vi dicevo prima, un punto basso, un punto basso, un punto basso. Quando arrivo nell'angolo del colletto, dello scollo, insomma, della prima pieghetta, anche qui vado a fare 3 punti bassi con l'uncinetto numero 3. Poi proseguo e sulla zona del colletto andrò a ripetere lo stesso lavoro che abbiamo fatto per la cucitura delle manichette sulla zona ascellare. Quindi andremo a lavorare un punto basso in ciascuna riga. Per ciascuna riga ci troviamo un punto alto, quindi andremo a lavorare 2 punti. Potremmo andare benissimo a lavorare 2 punti nello stesso, 2 punti nello stesso e così via. Poi ovviamente ci ritroviamo dove c'è il punto basso e qui ripetiamo i 3 punti bassi per formare l'angolo. Un punto basso in ciascun punto, angolo, e ripetiamo dall'altra parte lo stesso lavoro finché poi non ci ricongiungiamo alla zona iniziale dove andremo a chiudere con ago e filo in maniera invisibile. Io credo che sia tutto davvero molto chiaro, come sempre vi aspetto giù nei commenti.
E voilà, camicetta completata anche di bottoncini. Come avete visto è stato super facile, ovviamente ho messo i bottoncini alla mia sinistra, la camicetta è posizionata in questo modo con la zona superiore verso di me, quindi sinistra, e ogni 3 righe praticamente ho applicato un bottoncino, in totale ne ho applicati 6. Giustamente vi chiederete: ma non hai realizzato l'asola? No, non l'ho realizzata perché ho pensato di sfruttare gli spazietti del punto granny. Lo spazio che voglio sfruttare è proprio questo, quindi basta che faccio passare il bottoncino attraverso il punto granny ed il gioco è fatto. Stessa cosa farò ovviamente qui. Quindi ve lo mostro, lo facciamo insieme. Ok, ed il gioco è fatto. È stato più semplice di quello che pensavo praticamente. Sono molto soddisfatta di questo progetto, davvero. Ok, perfetto, ho chiuso tutti i bottoncini, guardate. Questo risultato è davvero spettacolare. Ovviamente dobbiamo aggiustare anche il colletto e voilà, che dire, molto soddisfatta. Non avrei mai pensato sinceramente di realizzare un qualcosa del genere. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che il progetto vi sia piaciuto, ho portato anche quest'oggi una ventata di freschezza. Vi ricordo che potete personalizzare il progetto, potreste farlo anche con la manichetta un po' più lunga, potreste farlo anche invernale, autunnale, non so, insomma utilizzate ciò che avete a disposizione, proprio come ho fatto io. È venuta su una meraviglia e mi sono stupita anch'io di quello che ho realizzato. Vi aspetto come sempre giù nei commenti, mi raccomando ditemi la vostra perché sono molto curiosa e perché mi piace anche leggervi e rispondervi a sua volta. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Per questo è importante che ti iscriva al canale, che attivi la campanellina per non perderti i prossimi contenuti, che possono essere video tutorial, shorts, post. Insomma, mi raccomando, attiva tutte le notifiche e seguimi anche su tutti i social, dove sono molto attiva. In questo modo non ti perderai tutti i vari spoiler che lancio un po' qua e un po' là. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Un bacino a tutti!